Benvenuti disadattati e disadattate, noi siamo i Termostati e se avete già visto un nostro video avrete subito notato l'assenza del restante 50% del team. Il mio socio Tectron infatti è in Egitto a salvare i pinguini dalle foreste in fiamme e non ha potuto partecipare a questo video. Oggi parleremo di un gioco che, nonostante sia riuscito a crearsi un culto intorno, è stato completamente abbandonato dalla sua casa produttrice e dai publisher. Quindi se vi piace il video vi ricordo di commentare, likeare e tutte quelle cose. Ma ora allacciatevi le cinture perché vi parlerò di Chibi Robo, il miglior gioco del GameCube a cui nessuno ha giocato. Questa volta senza spoiler. Nel gioco interpreterai Chibi Robo, un giocattolo autonomo regalato alla piccola Jenny da suo padre. Il tuo compito è quello di aiutare la famiglia che ti ospita, collezionare Happy Points e piano piano scalare la classifica degli altri Chibi Robo, fino a diventare il migliore, Super Chibi Robo. La cosa non è però così semplice e scoprirai presto che la famiglia non è messa bene a livello economico e nemmeno a livello affettivo. Infatti i genitori di Jenny non fanno altro che litigare lasciando la figlia a se stessa, etichettandola come strana perché indossa un cappello da rana e fa solo versi da rana. Il padre è ossessionato dai giocattoli, passa tutto il giorno a guardare cartoni e spende i risparmi di famiglia in strani e costosi giocattoli, tra cui te, Chibi Robo. Che sfigato, È infatti a causa tua che loro sono pieni di debiti. Scoprirai anche che durante la notte, quando gli umani dormono, i giocattoli prendono vita e se ne vanno in giro per la casa, ognuno con i propri problemi e i propri obiettivi. Avranno storie d'amore, storie di guerra. Riuscirai a salvare questa famiglia dalla sua imminente rottura? Riuscirai a scoprire perché i giocattoli prendono vita? Riuscirai a pulire ogni singola macchia che questi idioti lasciano per terra? Oh mio Dio, puliscitela da solo sta casa di me! Tutto questo su Chibi Robo. Il gioco è una sorta di open world. Potremo infatti girare liberamente per la casa ed ha anche un ciclo giorno-notte. Ovviamente la casa non sarà completamente accessibile fin dall'inizio, ma nel corso del gioco sbloccheremo via via sempre più stanze, in pieno stile Metroidvania. Lo scopo del gioco sarà infatti farmare Happy Points fino a che non ci viene dato un nuovo gadget, in modo da poter continuare a farmare Happy Points da un'altra parte. Potremo pulire macchie, raccogliere la spazzatura, ma le cose che danno più Happy Points sono ovviamente le missioni. Ci sono missioni principali e secondarie. Si distinguono subito perché quelle principali sono le missioni che ti vengono date di giorno, dagli umani, mentre quelle secondarie sono le missioni di notte, dei giocattoli. È infatti possibile completare il gioco senza parlare con nessun giocattolo, ma per avere il true ending vi servirà fare qualche missione secondaria. Nel corso del gioco ci troveremo a fare diverse cose. Passeremo dal guidare una macchina a cucinare hamburger e da guidare un'astronave a sparare a ragni giganti che vogliono la tua anima. Ma la componente che ritornerà più spesso è quella del platforming. Il gioco ci chiederà costantemente di arrampicarci in giro, che sia per prendere oggetti o anche solo per spostarci da una stanza all'altra. Ma questa meccanica avrebbe decisamente potuto essere migliorata, perché se da una parte pianificare il tuo percorso e arrampicarsi in giro per la casa è molto divertente, quello che non è per niente divertente è litigare con la telecamera. E un'altra cosa decisamente meno divertente è cercare di risolvere i puzzle ambientali con le meccaniche di gioco usate finora, soltanto per scoprire che la soluzione era questa cosa a cui tu non avresti mai potuto pensare per il semplice fatto che non hai mai potuto farla prima di questo momento. Vi faccio un esempio. Quando sblocchi il braccio cannone ti viene detto di sparare agli adesivi a forma di orso. Nel corso del gioco gli adesivi e le casse punti sono in effetti le uniche cose che rispondono alle cannonate. E poi all'improvviso eccoti a scalare il castello della principessa, una sezione bellissima del gioco, e ti trovi davanti a questo ponte levatoio. Cosa fai? Spingi il ponte? Cerchi un interruttore? Ovviamente no, gli devi sparare, anche se non hai mai dovuto sparare ad un oggetto fino ad ora e non c'è nessun suggerimento al fatto che tu debba usare il cannone. È davvero frustrante. Per il resto però il gioco è parecchio divertente. È bellissima la sensazione che provi quando entri in una nuova stanza e inizi a guardarti intorno per vedere cosa devi prendere e pianificare i tuoi prossimi passi, mentre l'orologio continua a ticchettare e la tua batteria continua a scaricarsi. Questo gioco sa come tenerti sulle spine. La colonna sonora non so nemmeno come descrivervela. È più strana del gioco. È un misto tra... Guardate, ve la faccio sentire che facciamo prima. È come se il compositore fosse caduto sul sintetizzatore mentre stava registrando e avesse comunque deciso di tenere il file. La adoro, è fantastica. Nel corso dell'avventura ti entra nelle ossa e non puoi più farne a meno. Più giochi dovrebbero lanciare il proprio compositore addosso al sintetizzatore. Sul serio, fatelo. La Nintendo però odia palesemente questo titolo. Forse perché al tempo non riusciva a vendere videogiochi più complessi di Salva la principessa ai suoi clienti. O forse perché nemmeno questo gioco riesce davvero a capire che cos'è.
La storia di una famiglia disfunzionale, di una bambina che ha paura di essere abbandonata a se stessa, con un genitore con la sindrome di Peter Pan, con giocattoli parlanti, alieni deformi, che però è anche una velata critica al capitalismo e alle corporazioni e quindi la Nintendo stessa, e poi però è anche una storia allegra, e però è triste. Hanno voluto scommettere con questa nuova IP, scommessa che però purtroppo gli si è ritorta contro. Un po' per il marketing e un po' per il gioco stesso, difficile da definire, Chibi-Robo fu un flop e soltanto nel tempo riuscì a racimolare qualche fan. Questo però non impedì a Nintendo di spremere l'IP con orribili sequel senza senso e completamente alieni al concept e ai temi del gioco originale. Un grosso dito medio a quei pochi fan che speravano in un sequel decente, come me. Chibi-Robo mi ha conquistato fin dall'inizio. Primo, per essere l'unica esclusiva Nintendo dove non compare Mario, Link o Samus. Secondo, per il suo essere un gioco così eccentrico e pieno di personalità, ma contemporaneamente così delicato nel trattare temi complessi. Un gioco che ti farà ridere, piangere, arrabbiare e piangere di nuovo. Chibi-Robo, infatti, parla di roba brutta forte, come la perdita di un amico, amori non corrisposti, abbandono, solitudine, divorzio, morte. Ma la cosa più stupefacente è che riesce a passare da un tema all'altro senza il minimo sforzo e nell'arco di pochi secondi. Un attimo prima ti stai arrampicando su un castello per aiutare il tuo amico Mummia a rimorchiare, un attimo dopo Mummia viene frenzonato e il coatto di turno si prende la diva. Chibi-Robo non è nemmeno lontanamente vicino alla perfezione, ma è fatto con amore, è fatto con un obiettivo, quello di raccontare una storia difficile, di persone vere. Persone con difetti che però cercano di correggerle per il bene delle persone che amano. Persone e giocattoli che si dedicano ad una causa e si sacrificano per il bene del prossimo. Chibi-Robo è un gioco colorato, apparentemente per bambini, che può essere giocato da chiunque e ti conquisterà subito, con la sua trama dolce amara e i suoi personaggi assurdi. Purtroppo però Nintendo odia questo gioco e ci sono solo due modi per poterlo giocare. Uno, prendere un GameCube e spendere oltre 120 euro per comprare il gioco, da un privato, dato che è fuori produzione. Oppure due, scaricare la ROM da internet e giocarci con un emulatore, gratis. Oppure 3, ignorare questo gioco e andare avanti con la tua vita, proprio come ha fatto Nintendo. Come avrete notato, ho un sacco di opinioni forti su questo gioco. Voi invece cosa ne pensate? Ci avete giocato? Anche voi vorreste percuotere Mario? Fatecelo sapere nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Buona serata.